Allora, dopo un'oretta e mezza io sono a questo punto. Qui le teste non ci sono più, si sono tutte disgregate in mandibole o altre cose. Non pensate a quello che erano prima, ma il brodo si deve ancora ritirare un po', che sennò così dobbiamo fare 200 cubetti di ghiaccio. Quindi lo lasciamo ancora a bollire, regolatevi voi a che livello di bollore lo volete tenere, ma fate in modo che l'acqua sia un po' evaporata, ok? Allora signore, è sopraggiunta la notte, ma io avevo fatto tanto pesce, quindi per fare tanti ghiacciolini, quindi probabilmente per voi ci vorrà molto meno. Ecco qui il mio risultato, c'è tanto pesce, ma il pesce ormai, le teste non ci sono più, e questo è il risultato. Quando arrivate a questo punto, magari con un po' più, un po' meno acqua, vuol dire che siete arrivati a soluzione. A questo punto cosa bisogna fare? Chiaramente aspettate che si raffreddi un po', altrimenti il ghiaccio ci vorrà un po' prima di essere fatto. Lo lasciate riposare in questa pentola e praticamente lo schiacciate finché potete. Perché schiacciarlo? Perché da tutte le ossa, le spine del pesce praticamente escono fuori tutti i sapori di quello che sarà poi il vostro condimento. Quindi quanto più riuscite a schiacciarlo, tanto più sarà meglio e sarà più buono il vostro risultato. A questo punto cosa fate? Prendete una bacinella, altrimenti fate piuttosto macello. Aprite una bustina, ci infilate un vostro imbutino, è un'operazione piuttosto facile ma complicata nello stesso tempo, perché praticamente dovete, se vi fate aiutare da qualcuno, chiaramente è molto meglio. Cosa fate? Prendete un po' di questo brodo e lo andate a inserire in un setaccio. È chiaro che il brodo finale sarà il più buono di tutto, perché chiaramente avrà il deposito finale, però man mano che il brodo si deposita nei ghiacciolini, come vedete, prende forma quello che poi sarà il vostro ghiacciolo da condimento. Regolatevi su quanto metterne, perché chiaramente altrimenti quando sarà troppo pieno vi uscirà tutto fuori, però questi sono consigli normali anche quando create i veri ghiaccioli per fare il vostro ghiaccio casalingo, per fare il vostro spritz. Ecco, quando arrivate a una soluzione di questo tipo, diciamo che potete anche fermarvi, quindi togliete l'imbuto, il rimanente magari lo buttate in un secchio e questo incominciate a chiuderlo. Vedete, sono formati già dei ghiaccioli, futuri ghiaccioli. Ecco, il risultato sarà più o meno questo. Questa busta la depositate dentro al frigorifero congelatore e lo lasciate congelare. Nel momento in cui farete qualsiasi pietanza nel vostro pesce, qualsiasi, lo potete semplicemente soffriggere con aglio, olio, peperoncino e poi ci aggiungete 1, 2, 3, 4 ghiaccioli di questo nostro condimento che abbiamo preparato. Chiaramente tanto più ne mettete, tanto più sarà saporito. Durante la cottura chiaramente provate quello che state facendo, quindi se è salato, se è troppo salato, se è poco salato, se è insipido, quindi aggiungete eventualmente il sale. L'importante è che fate arrivare il pesce a questa soluzione, cioè il pesce non si deve più vedere, dovete soltanto vedere i pezzi di quello che componevano la lisca dei vostri pesci, e chiaramente tutto il buono è quello che sta qui in fondo. A questo punto il vostro condimento è pronto. Qualunque pietanza dobbiate fare a base di pesce, usando questi ghiaccioli, verrà fuori una squisitezza, perché non avrete bisogno ogni volta di fare i condimenti particolari, ma sarà tutto qui il condimento che vi servirà. Quindi
Io vi auguro di aver seguito la ricetta nei minimi particolari, che poi erano pochi. Vi auguro di tornare su questo canale, iscrivetevi, mettete dei like, fate dei commenti, dite che non vi è piaciuto nulla, che non vi è riuscito, quello che sia. Chiaramente fate degli esperimenti, perché le prime volte magari vi verrà un sapore meno definito, le volte dopo verrà ancora meglio. Quindi a quel punto provate, riprovate fino a quando troverete il giusto dosaggio di sale, cipolle e tutto il resto. Io vi auguro una buona serata e buone pietanze a base di pesce, perché essendo estate è ora che incominciate a comprare il pesce. Buona serata, grazie a tutti e ci vediamo al prossimo video. Grazie.